Praticamente questo pozzo fa un salto di un centinaio di metri, ok? Faccio la prova, lancio un sasso dentro il pozzo così potete sentire quanto è profondo il pozzo. Mistega. Urcala. Ecco, è arrivato adesso, quindi si può apprezzare proprio la profondità di questo pozzo. Luglio 2025, ci troviamo a Olomouc, Valle d'Aosta, nello specifico lungo le rue d'Alain, du Mont et de Mistega, il francese. Comunque, oggi abbiamo una missione: esplorare una miniera, perché questa è una zona dove ci sono antiche miniere e questa sarà la prima volta che una carrozzina elettronica entrerà in quella miniera. Della miniera di Saint-Jean. Stiamo aspettando i responsabili del parco minerario perché noi vorremmo vedere la galleria, vogliamo provare, e loro sono interessati a capire se potrebbe essere accessibile a persone con disabilità. Quindi in questo modo stiamo provando a fare un'esplorazione, una visita, e noi faremo da tester per loro per vedere se possono ampliare il loro pubblico. Il primo obiettivo è verificare la potenziale esistenza di un percorso agibile in carrozzina che porti fino all'ingresso della galleria. Assieme a Christian Brady e al suo staff partiamo dalla località V, seguendo la Lys de Supy per circa 1 chilometro, quasi totalmente pianeggiante. Ve lo mostriamo assieme alle poche difficoltà incontrate ed intanto raccontiamo un po' di storia delle miniere di qui. Non si può escludere che i giacimenti della zona di Valpelline e Olomouc fossero già note ai Salassi, popolazione celtica presente in Valle d'Aosta già dal III secolo a.C., ma le prime evidenze storiche documentate risalgono al 1700. La leggenda, invece, narra di un contadino che scoprì una roccia giallo-metallica che scatenò una febbre dell'oro. Questa fu presto smentita perché si trattava di calcoperite, un minerale di rame, ferro e zolfo, che comunque già rivestiva un certo interesse economico. Così, già nel 1700, famiglie benestanti iniziarono a sfruttare questi giacimenti. Nel 1800 la lavorazione si intensificò, fu costruito un villaggio minerario all'Estrei per gli operai e le lavorazioni. All'epoca la miniera impiegava circa 220 lavoratori e produceva 180 tonnellate annue. In questo periodo l'imprenditore belga Victor Cecil-Dex commissionò a Innocenzo Manzetti di Aosta l'invenzione di una pompa idrovora per risolvere il problema degli allagamenti di acqua piovana nelle gallerie, incrementando così l'efficienza estrattiva. All'inizio del 1900 nacque la società anonima di Lomont, che modernizzò gli impianti realizzando una centrale elettrica e nuove gallerie per facilitare il trasporto del minerale verso il villaggio di L'Estrei e verso le nuove fonderie dei Valpelline. La miniera arrivò ad impiegare più di 1000 operai. Nonostante il successo, gli elevati costi di produzione e la concorrenza portarono ad una crisi fino al 1929, quando subentrò la Società Anonima Nazionale Cogne, che ormai gestiva le principali zone minerarie della Valle d'Aosta. Sotto la Cogne la miniera fu sfruttata intensamente, soprattutto dalla metà degli anni 30 e durante la Seconda Guerra Mondiale. Con la fine del conflitto lo sfruttamento cessò. La miniera fu abbandonata, ma nel 2019 è stato avviato un progetto di cooperazione transfrontaliera tra Valle d'Aosta e il cantone svizzero del Vallese per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari. Il progetto si è concluso nel 2023, portando all'apertura al pubblico nell'estate 2024, per raccontare la storia di questi luoghi. Ed eccoci così arrivati all'ingresso della miniera di Saint-Jean. Stiamo facendo un test, stiamo verificando
che sia tutto, diciamo, strutturato in maniera che si possa svolgere anche questa attività. Quindi è la prima esperienza di questo genere che facciamo qua nella miniera. Noi non conosciamo te non conosci noi. Sì. In qualsiasi momento, o che decidiamo noi di tornare indietro, o che tu sei più sincera possibile di dire no, qua non mi piace come è strutturata, tutto torniamo indietro. Ok. Ok? Questo è il discorso più importante che serve per È la noi sicurezza. e sicuramente per voi. Io mi metto davanti così blocco l'aria che viene. Allora, prima fase, poi lo decidiamo un po' insieme. Qua si entra, avremo 20 metri, 20-25 metri di galleria iniziale con sulla destra il camerone. Poi ci troviamo uno slargo, in quella slargo quindi possiamo tranquillamente girare e tornare indietro. Questo è il primo obiettivo, quello che ci poniamo. Io guarderei anche le due gallerie di un giro circolare che c'è, Sicuramente per vedere un pochino le dimensioni. A noi ci serve per capire le dimensioni, Io come voglio si esplorare. muove con quell'ambiente. Poi dentro valuteremo, farò un giro a piedi, perché è tutto diverso pensarlo a monte, ma poi vedere con l'attrezzo, lo strumento, ti rendi veramente conto dei piccoli ostacoli che noi non facciamo caso di solito. Certo. La cosa importante è che dal momento che siamo dentro e metti caso che hai troppo freddo, giriamo e torniamo fuori. Va bene? Problemi lo dico. Ok? Questo Ok. è importantissimo. Ok, allora, tutti a posto? Sì. Christian per il parco. Avanti. Noi stiamo per entrare. Chiudo. Ok. Engage. E tu lo chiami? Fantastico, sì, tanto quello che ti dicevo col camerone a destra, qua è il punto dove decideremo se tornare indietro o meno, e questo invece è il discorso del giro tra virgolette grosso. Tutto da verificare, fino a qui sicuramente andiamo. Allora, noi adesso stiamo entrando in quelle che erano le gallerie di servizio. Gallerie di servizio significa che erano quelle dove non avveniva l'estrazione del minerale. Qui siamo all'interno delle miniere di rame, ok, di Olomouc, e devi immaginare Calcopirite. esatto, calcopirite da cui si estraeva il rame. Devi immaginare che qui dove stiamo passando noi ora c'erano le piccole rotaie per i vagoncini. Esatto, è stato tutto smantellato e quindi non ci rimane nulla. Adesso qua così, tu lo vedi da lì? Sì, ok. vedo un altro. Esatto, sì, è quello che purtroppo siamo riusciti a far vedere da qui. Siamo davanti al camerone di coltivazione, che è invece dove avveniva l'estrazione del minerale. Quindi galleria di servizio, camerone di coltivazione che andava su, si apre insomma per un bel po' di metri. Devi immaginarlo come una grossa stanza che va su a 45 gradi, ok? E i pali che vedi sono pali di sostentamento, ok? Di castagno. Esatto, di castagno. Scricchio, l'aveva spiegato. Esatto, sapete già tutto. No, dico nulla. No. Bellissimo. Ecco, se alzi un pochettino la testa qua così vedi proprio Ma la gli scisti vena. sono? Gli scisti sono una roccia che si va a formare nel processo di metamorfismo, no? Sì. Quando si scontrano le placche tettoniche, formazione delle Alpi, Sì, le sì. rocce subiscono un sacco Pressione di... e temperatura. Esatto. Partendo da rocce magmatiche. Sì, dipende, possono essere sia magmatiche che sedimentarie. Ok. In questo caso qui sono sedimentarie perché ci troviamo in una porzione geologica che sì? faceva parte dell'oceano qua dove siamo noi dell'oceano oggi. Ligure prima. Esatto. E quindi sono scisti, si chiamano calcescisti, e in Valle d'Aosta li conosciamo tanto perché ci facciamo le lose dei tetti, Sì. no? Perché si sfaldano. Sono Esatto. scistolici, si Esatto. rompono, si dividono in laghi. Esattamente, perfetto. allora. Il concetto è che la vena di calcopirite si va a inserire in mezzo a questi scisti, un po' effetto panino, no? Ci sono gli scisti così e la vena di calcopirite in mezzo. Che poi Qua- si mineralizza perché all'inizio sono magari fluidi. Sì, no? esatto, esattamente. E qua lo vedi proprio, no? Anche puntando laggiù, che Dove? da questa parte qua dove sto puntando io la luce ora,
qua così, Sì. vedi? Qua hai una porzione grigia che è la roccia Sì. incassante lo scisto, o un po' più su roccia gialla, quindi qua siamo sulla calcopirite, ok? Ah. Spostandoci un po' di nuovo torniamo alle rocce grigie, quindi di nuovo lo scisto, quindi questa è proprio la vena di calcopirite. Ecco, qua così c'è un piccolo solco, quindi secondo me Che bello. Che bello. questa qui è una galleria di esplorazione. Loro all'epoca non avevano metodologie avanzate per sapere dove si trovasse di preciso la vena di calcopirite, no? Quindi noi oggi, ad esempio, io una che mi piace sempre citare è la gravimetria, no? Noi misuriamo la differenza di densità all'interno della roccia, no? Se io so qual è la densità dello scisto, vado a vedere uguale, qui cambia. Cosa c'è? Posso andare a fare un sondaggio e verificare se c'è acqua, aria, petrolio, una vena di qualcosa. All'epoca non era così, quindi facevano degli studi pregressi, ma nel momento in cui poi avevano trovato la vena che abbiamo visto prima, che saliva, andavano per tentativo magari a cercare una vena gemella al di sotto. Poteva succedere però che magari non la incontravano, come in questo caso, ok? Questo poi andava a influire anche sul salario dei minatori, ok? Perché la paga di base dei minatori era comunque 3 volte tanto rispetto a quella di qualcuno che lavorava fuori, ed è il motivo per cui le persone ci venivano a lavorare in miniera, no? Quando entravano lavoravano in squadre, ok? E più estraevano più venivano pagati, quindi se avevi lavorato alla galleria di esplorazione, esatto, accorti. Poveracci, quindi facevano non trovavano niente. Adesso il quadro è veramente, cioè, abbiamo fatto molto disegno come fondo, intendo. Questo qui è il pozzo che ci collega al livello dell'infopoint giù, no? Quindi praticamente questo pozzo fa un salto di un centinaio di metri, ok? Che cos'erano i pozzi? I pozzi erano il metodo con cui scaricavano il materiale da un livello all'altro. Questo permetteva di avere tutto il materiale a livello utile in basso, ok? E poi tirarlo fuori una volta sola con il sistema dei pozzi, ok? Faccio la prova, lancio un sasso dentro il pozzo così potete sentire quanto è profondo il pozzo. Sì, Bene? Ci siete? sì, stai attento. Vado. Mizzica. Urcala. Ecco, è arrivato adesso, quindi si può apprezzare proprio la profondità di questo pozzo che appunto raggiunge il livello del nostro infopoint. Siamo, Sì. Ok, questo è il buio totale, ok? Vedi che c'è la tua lucina che lampeggia e la vediamo. Dov'è? Qua così, guarda, aspetta. Questa qui della fotocamera, ma non fa niente perché tu non la vedi, quindi non importa. Il buio totale è incredibile perché tu adesso, no? Se tu ti chiudi in una stanza e rimani al buio, a un certo punto vedrai la fessura della porta, così, no? Qua così invece perdi proprio un po' il senso, non sai la persona vicino a te quanto è distante, così adesso ad esempio se guardi laggiù e ti impegni proprio, vedi ad esempio loro, no? Così inizi a vedere delle ombre. Sì, ok? vedo qualcosina. Sì. Esatto, perché siamo comunque vicino all'esterno, così. Però immagina magari dentro la miniera come doveva essere, no? Penso a quella gente lì, poteva anche guadagnare 3 volte tanto. Sì, però... Ma e poi- perdeva la vita, perdeva Sì. il rischio, ma anche la salute. Sì, soprattutto la salute, perché poi sviluppavano malattie successive. Il mio bisnonno ha fatto quello che si chiama fuochino, quello che accendeva la dinamite, diciamo, in miniera. Ha vissuto tranquillamente, è andato in pensione, però poi è morto giovane perché aveva problemi polmonari, ovviamente, a lavorare in miniera, immagina la polvere. La silicosi, comunque, la malattia comunque anche professionale. lavorare in questa umidità. Che bello!
No, è importantissimo quello che fate secondo me, perché questo può essere di stimolo anche verso altre persone Sì. che hanno gli stessi problemi. Sì, esatto. Solo che è faticosissimo. Per me è faticosissimo perché mi devo studiare tutto, capire com'è, molte volte non si riesce, torni a casa con sacco nelle pive, a volte perché oggettivamente non si potrebbe, non si riesce. Altre volte si potrebbe, basterebbe proprio delle minime, diciamo così, anche una rampetta che non impatta sull'ambiente. Poi io trovo una cosa importante è far capire che, cioè, veramente uno potrebbe trovarsi in questa condizione da un giorno all'altro. Cioè, le persone non ci vanno abbastanza in mente questa cosa. Che bello, posso darti un bacio, come ti chiami? Vittoria. Piacere, comunque Manuela. Ciao. Io avevo... No, però è Quanti vero. hai? Io ne ho 23. Bravi. Lesione midollare che è il mio problema, poi ce ne sono 3.000. Sì, certo. Congenita, cioè dalla nascita e poi dopo. Ma in genere comunque la maggioranza delle persone che hanno una lesione midollare a completo o meno sono incidenti, sono traumi, Il nostro amico ha fatto un incidente in macchina, adesso ha le due vertebre rotte. quindi è paraplegico. No, per adesso no, speriamo di no. Perché dentro al canale midollare ci sono celle nervose e possono avere un taglio come ho avuto io completo oppure compressioni, tagli parziali e ogni anno ci sono varie centinaia in Italia. Poi l'esito magari è più o meno importante, però sì. Però chiedevo un'altra cosa che per noi era molto importante. Una visita con persone senza disabilità, la faresti? Cioè la fareste? Rozzine e persone invece a piedi. Per noi lavoriamo tantissimo su una cosa che è difficile, molto difficile, è l'integrazione, cioè quindi far vivere insieme l'inclusione. Nell'arrampicata forse siamo tra gli unici che hanno iniziato a fare un circuito proprio di garette promozionali dove ci sono tutti. ancora. Studiamo come farlo. Però dico, il discorso è che se tu strutturi questa cosa, allora anche un discorso come questo può funzionare e essere sostenibile dal punto di vista economico, perché sennò invece devi farlo sempre legato a dei progetti Certo. o con dei costi elevatissimi. E quello è fondamentale perché le cose possono funzionare. Assolutamente. Fatta la garanzia non so se andare in generale, io personalmente sì, ma se gli altri e se chi accompagna non ne esclude. Però la tu di questa strada qua che abbiamo visto che è fattibile c'è importante. Comunque secondo me se voi riusciste a qualche punto dove per esempio avete messo l'asse a facilitare quei punti, no, di scolo, specialmente dove non è cimentato, io penso che avreste più possibilità che persone con la carrozzina riescono a venire. Il punto di partenza è abbiamo il dato che dentro la carrozzina può andare. Questa Questo è il punto di carrozzina, partenza. Questa o comunque anche però quella. quella manuale dovete appurarlo. Facciamo un test anche quello, però è già un punto di partenza, perché dici quella tipologia di carrozzina. Sono contenta di aver visto questo, sono contenta che Sì, noi possiamo anche dire che con queste misure siamo sicuri collaborare, che entriamo. cioè sono contenta. Poi a questo punto all'amministrazione diciamo guardate che può essere anche un percorso facendoci 2 interventi minimi anche per persone con certi tipi di disabilità e con certi tipi di carrozzine. Questo pomeriggio non te lo immaginavi così? Ah, assolutamente no. Sono stata molto contenta e però ci vuole sempre la forza. Quando si dice no, non si può, ciao, è veramente frustrante e deprimente. Però ci hai dato degli spunti, dai, ci hai dato molti spunti. Sì. E anche questo è stato uno sguardo oltre il prossimo limite, grazie al team delle miniere di Olomont e grazie a voi che ci avete accompagnati fino a qui. Se volete seguirci, iscrivetevi al nostro canale. Se vi è piaciuto il video, mettete un like. Se volete conversare con noi o condividere i vostri pensieri, scrivete nei commenti qui sotto. E per il resto, ci vediamo alla prossima. Ciao!